Trovo che questo pavimento sia davvero meraviglioso. È ancora qui dopo probabilmente più di 50-60 anni. Non fa caldissimo, ci sono circa 26 gradi, ma l'umidità è invece altissima, saremo attorno almeno all'80% e qua in mezzo al prato non è il massimo, si fatica molto. Però mi devo fare coraggio e terminare l'ultimo pezzo perché per la fine di questo pomeriggio voglio che tutto il prato sia tagliato.
Con questo caldo e questa umidità non è stato facile, ma dovevo assolutamente tagliare tutto il prato entro oggi, anche perché domani danno forti piogge temporali e forse ancora pioggia anche nei prossimi giorni, per cui sarebbe stato impossibile farlo e inoltre l'erba sarebbe cresciuta ulteriormente, sarebbe stato davvero troppo complicato con il decespugliatore, sarebbe stato molto più difficile, molta più fatica, per cui va bene così. Ciao a tutti, sto percorrendo il sentiero per andare in baita, è rispuntato il sole, non so se ha smesso definitivamente di piovere oppure no, ha fatto un giorno e mezzo di temporale forte e vado a vedere se è successo qualcosa, ma dovrebbe essere tutto tranquillo. E oltretutto voglio vedere se riesco a incontrare il capriolo. Qualche giorno fa, arrivando, purtroppo non mi ero accorto della sua presenza e non ho avuto modo di riprenderlo, era nel prato davanti alla baita. Spero di essere più fortunato oggi. Qui i cinghiali hanno ben deciso di scavare sul sentiero e dovrò mettere un po' a posto. Purtroppo durante il temporale qui si è infilata dell'acqua e qui è tutto umido fino al travetto, per cui bisogna che io faccia qualcosa per evitare che entri l'acqua. La soluzione migliore è quella di creare una tettoia davanti alla porta d'ingresso. Purtroppo, come vedete, anche quando la porta è chiusa, qui c'è una fessura
e quando piove di stravento l'acqua picchia e scorre sulla porta e si infila dentro casa, dentro la baita. Utilizzerò questo pomeriggio, queste poche ore di questo pomeriggio, visto che non sono salito appositamente per fare dei lavori ma solo per controllare, per fare un giro nel bosco e vedere se magari incontro qualche animale selvatico. Speriamo di essere fortunato. Quello che sto percorrendo è il sentiero che avevo pulito dai rovi circa un paio di mesi fa e spero che sia di nuovo pulito, anche se temo di essere sfortunato. Infatti i rovi non ci sono, ma in compenso sono cresciute tutte le felci. Come al solito non ho badato ai rovi eccetera e come sempre mi sono tagliato. Sopra questo pianoro dovrebbe esserci quel bellissimo rudere che vi ho mostrato in un scorso video. Adesso cercherò di raggiungerlo. Eccolo. Quasi tutti i fabbricati rurali qua intorno avevano questo piccolo fabbricato annesso che era adibito o a porcilaia o comunque a ricovero di qualche animale. Sto cercando di risalire questo letto in secca alla ricerca della traccia di qualche animale, ma non è proprio il momento più adatto, il pomeriggio. Gli animali sono molto più attivi o alle prime ore del mattino o all'imbrunire per ovvi motivi. Qui è pieno di questi muretti a secco che delimitavano le varie proprietà. Ce ne sono moltissimi qui. È stato terrazzato tutto qua attorno e vi farò vedere che questi recinti per la maggior parte erano chiusi perché venivano utilizzati come pascolo per gli animali. Ecco qui, ne do la dimostrazione. Tutto questo muro, che non era altro che una cinta completamente chiusa, vedete? Questi muri proseguono lungo tutta la proprietà e poi si chiudono e vi erano questi ingressi provvisti probabilmente di una porta o di un cancello e venivano utilizzati dalle persone, ma soprattutto per fare entrare e uscire gli animali. Tutti questi muri, tutti questi terrazzamenti raccontano la storia di come si viveva qui 60, 70, anche fino a 100 anni fa. Ovviamente i luoghi erano molto diversi da quello che vediamo ora.
gran parte del bosco alle mie spalle non esisteva e tutti questi piani, chiamiamoli così, erano completamente privi di alberi perché, come dicevo, erano o pascoli oppure in alcuni casi anche qualche coltivazione, per cui gli alberi che vediamo, almeno la maggior parte ai tempi, non esistevano. Era un'economia molto diversa da quella che abbiamo oggi, basata sul consumismo. In realtà ai tempi tutto ciò che si faceva aveva un senso pratico, aveva un'utilità e soprattutto, a differenza di oggi, doveva durare nel tempo. Ora sto cercando di raggiungere un altro rudere che avevo trovato diverso tempo fa, non so precisamente in quale direzione sia, ma dovrei essere non troppo lontano. Ecco, una pentola e non si sa bene come mai si trovi qui e da dove sia arrivata. A volte si fanno questi strani ritrovamenti. Questo era un altro grande appezzamento completamente cintato e completamente pianeggiante. È molto bello. Dopo tanti saliscendi, se sono fortunato, il rustico che sto cercando dovrebbe essere al di sopra di questo terrazzamento. È lui perché è inconfondibile, ha questo grande castagno che è caduto e ha distrutto il tetto. Qui nel bosco c'è un odore di umido, di muffe, di funghi bellissimo. Per i funghi commestibili ancora non è la stagione, ma tra un mese cominceranno a spuntare i primi porcini estivi e per poi proseguire fino a settembre e anche fino a metà ottobre, dove si troveranno in grande quantità. Ora però per me è il momento di rientrare perché è tornato di nuovo il vento, è andato via il sole e fa anche abbastanza fresco. A volte capita nel bosco, e magari non ci si fa caso, di trovare queste zone un po' più scure e pianeggianti e quasi pulite. Non sono altro che i giacigli notturni degli animali selvatici. Se si fa abbastanza attenzione è facile trovarne molte nel bosco. Ieri sera qui c'era un capriolo che cercava probabilmente delle radici. È stato ripreso dalla telecamera di sicurezza di un mio vicino qui di baita e se riuscirò vi mostrerò il filmato.
Prima o poi dovrò fare qualcosa per pulire gli scarponi prima di entrare in baita, perché altrimenti si porta dentro fango e terra. E credo che prenderò in prestito il brevetto di un amico, di Roberto della baita di Due Piume. Roby, sappi che prenderò in prestito il tuo brevetto. Non lo farò uguale però, te lo prometto. Oltre ai cinghiali, questa notte qualche altro animale ha fatto visita qui alla baita. Probabilmente è una volpe.